Arriva il nonno! Hi guys, today I'm going to show you Sci o snowboard? L'eterno confronto e alcuni consigli per iniziare. Ma prima ti mostro la t-shirt appena arrivata. Arriva il nonno! Eccola qui, la indosso subito. Eccola qua. Ok. Fra sci e snowboard sembra che ci sia anche un eterno scontro. Gli sciatori rovina la pista con quelle derapate. Gli snowboardisti odiano le racchette degli sciatori piantate sulla tavola in coda alla seggiovia. Per non parlare delle traiettorie, che sono diverse, ma per chi ama la montagna poco importa se snowboard, sci, slittino, gommone che gonfi e scivoli giù. L'importante soprattutto per i giovani è un sano sport che sviluppa corpo e mente. Nella realtà lo sci e lo snowboard sono due discipline che corrono parallele. Soprattutto se si parla di sci alpinismo e splitboard. Questa dell'immagine è una splitboard. La puoi confondere con sci da sci alpinismo. Infatti David Fabag, per realizzare le sue splitboard, si è ispirato esclusivamente all'industria dello sci. E quando sei salito con la splitboard, con le pelli, le racchette, e vuoi iniziare la discesa e unisci le tavole, non fai altro che il gesto di Sherman Poppar nel lontano 1963, quando per fare giocare i suoi ragazzi pensò di unire due sci, di incollare due sci per creare un grande monosci. Questi ragazzi del Michigan si divertivano e trovavano più intuitivo cavalcare come se fosse un surf questa idea del loro padre. Fu così che il padre dei ragazzi battezza il monosci i sniffer, dalla fusione dei termini surfer e snow. Durante gli anni 70 e 80 alcuni progettisti migliorarono questo progetto introducendo dei lacci per legarsi i piedi. Ma grazie a Jack Barton che oggi conosciamo lo snowboard. Fece delle modifiche che portarono lo snowboard a come lo intendiamo oggi. Nel frattempo l'industria dello sci è rimasta viva nel confronto e nello sviluppo di nuove tecnologie. Questo dico che sono due sport paralleli e crescono insieme. A nonno piace anche sciare. Infatti consiglio entrambe le discipline. Francamente uso poco gli sci per un motivo pratico. Sono un mediocre sciatore e la mia compagna, che scia discretamente, avrebbe delle limitazioni, mentre il suo livello di sci e il mio livello di snowboard ci permette di andare tranquillamente insieme. Testimonianza del fatto che sci e snowboard vanno d'accordo. Ma ora veniamo al dunque, sui consigli per iniziare. Molti sostengono, e soprattutto se cerchi su Google,
sostengono che lo snowboard è più facile. Questo porta secondo me a sottovalutare la cosa. Soprattutto uno sciatore che sa sciare e vuole provare lo snowboard si trova seduto sulla neve, in diagonale, senza bastoncini da sci. Tutto il giorno cadere al campo scuola mentre i suoi amici si divertono sulle piste e si godono la bella giornata. Probabilmente è più facile imparare ad andare a spazzaneve. Sei già in piedi, hai bastoncini da sci, puoi provare in una leggera pendenza, mentre con lo snowboard sei seduto, ti senti legato, ti devi alzare e nella minima pendenza è più difficile perché stai fermo e se parti fai una controllamina e ti ritrovi per terra. Però superato il primo impatto sicuramente ti serviranno meno lezioni rispetto allo sci per avere una corretta posizione e cominciare a fare le prime piste. Quindi ho fiducia in te e aspetto un bel commento positivo qui sotto questo video. Quali sono i pro e contro dello snowboard e dello sci? Per quanto riguarda lo snowboard ti serviranno anche meno lezioni per quanto riguarda lo stile. Riesci a cavartela meglio in situazioni di difficoltà, per esempio ti trovi su una pista più difficile. Per quanto riguarda la torsione al ginocchio, molto più facile per la sua base larga sulla neve fresca, è nato per il freeride, diciamo. Però considera che è anche la metà della lamina che ha uno sciatore. L'utilizzo di scarponi soft e attacchi soft sicuramente è più comodo rispetto alla rigidità degli scarponi da sci. Ma ahimè è più difficile rispetto allo sci prendere lo ski lift, scendere da una seggiovia, le cose diciamo un po' più banali. Dai. Vedrai di più ora? Non c'è nessuno. Fa questo video. Trovi sempre seduto a agganciare e sganciare il piede posteriore. Non hai i bastoncini da sci, quindi puoi rimanere fermo in lunghi tratti pianeggianti oppure in contropendenze, eccetera. Ad esempio, secondo me un sella ronda sia in senso orario che in senso antiorario è molto più faticoso con lo snowboard. Ovviamente anche una Val Blanche è più difficile con lo snowboard, ma quando proverai a fare surf sulla neve fresca e sentirai quella sensazione di leggerezza, non lascerai più lo snowboard. Iscriviti e clicca sulla campanellina per seguire i prossimi video. Ciao. Vai Speedy!